Ciao ragazzi e benvenuti nel sesto video del corso che abbiamo preparato per sviluppare un trading system con la Visual J Forex. In questo video continueremo a vedere le basi della piattaforma, per cui se vi siete persi il video precedente vi lascio qui sotto il link in descrizione. Apriamo quindi la piattaforma, facciamo il login con l'account della community e ci vediamo subito dopo la sigla. Nello scorso video abbiamo visto nel dettaglio il workspace e il repository con tutti i blocchi. Ora torniamo alla toolbar in alto a sinistra e vediamo cosa servono i pulsanti Add Note e Create Group. Add Note, come dice il nome, serve per creare delle note da aggiungere nel workspace, per aggiungere informazioni che ci possono essere utili per capire cosa abbiamo fatto e cosa servono i vari blocchi. Per inserirlo si clicca una volta sull'icona Add Note, si sposta il puntatore nel workspace e si riclicca. Si apre quindi una finestra grigia dove possiamo inserire le note che vogliamo. Queste note possono essere lasciate in qualunque punto del workspace oppure possono essere collegate al blocco che desideriamo cliccando sul triangolino bianco e trascinandolo sul blocco. In questo modo si crea una linea di collegamento tra la nota e il blocco. Il pulsante Create Group invece serve per raggruppare due o più blocchi per dare più ordine alla nostra strategia o per compattare i vari blocchi per creare spazio. Per farlo premiamo il pulsante CTRL della tastiera e selezioniamo i blocchi che vogliamo raggruppare col mouse. Fatto questo, clicchiamo su Create Group e vediamo che i nostri blocchi si sono compattati in un unico blocco. Adesso, per vedere che blocchi sono inseriti all'interno del gruppo, ci basta cliccare sul pulsante Expand e vediamo che si apre il gruppo con un rettangolo viola con all'interno tutti i blocchi che abbiamo raggruppato. Se vogliamo richiuderlo ci basta cliccare su Collapse. Per eliminare il gruppo invece clicchiamo sulla X e torniamo alla situazione di partenza. Ok, ora che abbiamo visto il workspace e la parte sui blocchi possiamo passare all'ultima parte, quella di sinistra, dedicata alle variabili. Anzitutto capiamo cos'è una variabile. Una variabile è un elemento che può essere inteso come una scatola che contiene un dato. Alla variabile viene assegnato un nome univoco e una tipologia che definisce il tipo di dato che può contenere. Le variabili sono molto importanti perché mi permettono di definire in maniera univoca il funzionamento dei vari blocchi della Visual J Forex. Infatti, se cambio il valore contenuto all'interno di una variabile, vado a modificare anche il risultato che mi daranno tutti i blocchi che contengono quella variabile. Facciamo un esempio per chiarire meglio e consideriamo la media mobile semplice. Una delle variabili che devo definire per calcolare in maniera univoca la media mobile semplice è il numero di candele. Una volta definita questa variabile, insieme a tutte le altre, è possibile calcolare la media mobile semplice. Se cambio il numero di candele, ovviamente mi cambia anche il valore della media. Si capisce quindi che le variabili possono essere di vario tipo. Infatti esistono variabili di tipo intero, in cui il dato contenuto deve essere un numero intero, come 1, 25 o 1245, oppure variabili di tipo double, che a differenza delle variabili di tipo intero ammettono l'uso dei decimali, come 0,52, 10,3 o 1200,785. Un'altra tipologia è la variabile booleana, che è una variabile logica che ammette solo due valori, vero o falso. Oppure un'altra variabile molto utilizzata è la variabile stringa, che include un dato di tipo testo. Infine ci sono anche variabili di tipo data e ora, in cui il dato all'interno è appunto una data o un'ora. Le tipologie di variabili utilizzabili nella Visual J Forex sono moltissime e le vedremo più nel dettaglio più avanti nel corso quando programmeremo un trading system. Per adesso fermiamoci qui e facciamo un esempio per chiarire meglio. Prendiamo quindi il classico blocco della media mobile semplice. Per farlo andiamo quindi a destra nel repository, su Indicator, MA che sta per Moving Average, quindi media mobile, e scendiamo fino a SMA, Simple Moving Average. Ci clicchiamo sopra e lo trasciniamo nel workspace. Espandiamo il blocco e vediamo che per definirlo servono 4 variabili di ingresso che mi permettono di calcolare in maniera univoca la media mobile e una variabile di uscita dove verrà salvato il risultato del calcolo.
Le variabili di ingresso, che in questo caso sono già definite di default ma che possono essere modificate, sono lo strumento finanziario da utilizzare, variabile di tipo instrument settata sul cross euro-USD, il periodo, ovvero il time frame, cioè la tipologia di candela da utilizzare, che è una variabile di tipo period e settata su candele di 10 minuti. Appena sotto c'è lo shift, ovvero su quale candela voglio che sia fatto il calcolo. Ad esempio, se è impostato a 0 significa che voglio il valore della media mobile sulla candela attuale. Se lo imposto invece pari a 1 mi restituirà il valore della media mobile relativo alla candela precedente, chiusa prima dell'apertura di quella attuale. Se invece metto 2 vado indietro di 2 candele e così via. Il tipo di variabile qui è integer, cioè intero, perché ovviamente non è possibile dividere la candela in frazioni. Considerare una candela e mezza, ad esempio, non ha alcun senso. Ancora sotto troviamo l'ultima variabile che è il time period, variabile di tipo intero in cui specifico su quante candele fare il calcolo della media mobile. L'unica variabile di uscita all'interno della sezione output values è di tipo double in quanto la media mobile potrà avere valori con decimali. Se voglio creare una mia variabile, ad esempio il time period, posso cancellare la variabile inserita di default cliccando sulla X e cliccando sul nome della variabile e quindi sul rettangolo a destra. Mi si apre la stessa finestra vista prima, ma con i campi vuoti. A questo punto posso inserire il nome che preferisco. Attenzione sempre a non lasciare spazi. In questo caso la tipologia è già definita e in start value si inserisce il valore che deve avere la variabile, ad esempio 20, e poi va definita se la variabile è di tipo global o meno. Se su global lascio impostato false, significa che la variabile è fissa e a meno di non rientrare in questa finestra non posso modificarne il valore. Se invece imposto su true, significa che la variabile è modificabile nel momento in cui faccio una ottimizzazione o lancio il trading system sulla Visual GeForex. Infine, group mi indica in quale gruppo di variabili inserire questa nuova variabile. Di default è selezionato users variables e al momento lasciamolo così, più avanti capiremo meglio di cosa si tratta. Cliccando su save salvo la variabile e la vedo comparire nell'elenco a sinistra nominato users variables che contiene tutte le variabili che ho creato. Un altro modo per creare una variabile è cliccare sull'icona in alto a sinistra nella toolbar chiamata create new variable. Cliccando qui si apre la stessa finestra già vista, ma in cui il tipo in questo caso non è definito. Creiamo quindi la variabile in cui inserire il risultato del calcolo della media mobile e la chiamiamo quindi SMA. Il tipo va impostato su double e impostiamo come valore iniziale, che è sempre bene definire, 0. Poi con l'esecuzione del programma il dato all'interno della variabile verrà corretto sulla base del valore vero della media mobile. Clicchiamo su Save e anche in questo caso vediamo comparire in Users Variable la nostra nuova variabile. Ora per inserire questa variabile nella sezione Output Values del blocco SMA, clicchiamo sulla variabile e la trasciniamo nella posizione corretta. Vediamo che cliccando sulla variabile tutti i campi del blocco che non accettano variabili di tipo double si schiariscono. Questo ci indica che non possiamo inserire quella variabile in quel campo. Andiamo quindi nella posizione che ci serve nella sezione Output Values del blocco e lasciamo il pulsante del mouse. A questo punto il campo si è riempito con la nostra variabile SMA e se clicchiamo sulle tre lineette orizzontali si apre la finestra compilata con i valori che abbiamo inserito e che se è necessario possiamo ancora modificare. Se clicco sulla X invece la elimino e se ora clicco sul nome del campo si apre una finestra vuota che mi permette di creare una nuova variabile. Tuttavia quella creata precedentemente rimane salvata all'interno dell'elenco delle mie variabili. Bene, quindi nella parte di sinistra abbiamo visto che la sezione più in alto è dedicata alle variabili create da noi. Ovviamente cliccando sul triangolino è possibile aprire o chiudere la finestra per espandere o meno la sezione. Cliccando sul pulsante destro del mouse su una delle variabili create, trovo i comandi per modificarla, per eliminarla oppure per evidenziarla, highlight variable. Selezionando questo comando vedo che la variabile all'interno di tutti i blocchi che la contengono posizionati nel workspace comincia a lampeggiare. Questo è utile per trovare una specifica variabile all'interno di tutti i blocchi posizionati nel workspace. La sezione Auto Created Variables contiene le variabili create automaticamente dalla Visual GeForex.
Se prendo un altro indicatore qualsiasi da repository, questo ha già la variabile di uscita definita che è stata appunto inserita nella sezione Auto Created Variable. Se voglio rinominarla per dargli un nome per me più semplice da identificare, aprendo la finestra della variabile e poi salvando, la variabile uscirà da questa sezione ed entrerà in quella delle variabili create da noi, cioè Users Variables. Ok, procediamo sotto. Appena sotto Auto Created Variables c'è la sezione delle variabili di default, chiamata Default Variables. In questa sezione trovo tutte le variabili già create e sempre presenti nella Visual GForex. Queste sono modificabili ma non sono eliminabili. Queste variabili, guardandoli in ordine come vengono presentate, sono lo strumento finanziario, e infatti questa è la stessa variabile che troviamo nel blocco della media mobile semplice. Poi c'è Default Trade Amount che definisce la size delle operazioni da fare a mercato, Default Slippage che definisce lo slippage massimo accettabile per l'esecuzione degli ordini, Default Stop Loss e Take Profit ed infine Default Period. Vedremo il loro utilizzo quando costruiremo una strategia. Comunque, se nel repository andiamo sull'icona Component e poi su Trading e trasciniamo nel workspace il blocco Open at Market, che è il blocco che ci permette di inviare ordini a mercato, vediamo che tutte le variabili di ingresso sono già inserite e corrispondono alle variabili default. Ovviamente posso sostituirle con variabili create da me, ma essendo già create e già inserite nei blocchi, spesso conviene lasciarle e limitarsi solo a cambiare il dato contenuto all'interno della variabile. Procedendo ancora sotto è presente la sezione di variabili dedicate all'account. Aprendo il menu si vedono infatti varie variabili riferite al conto come l'account ID, la valuta, l'equity, la leva e così via. Queste variabili vengono utilizzate per reperire informazioni sull'account su cui sta funzionando il trading system per poi eseguire determinate azioni in base ai valori che ottengo. Ad esempio, posso interrompere il trading system se l'equity del conto scende sotto una certa soglia. Il menu successivo, quello chiamato Positions Info, è quello dedicato alle variabili relative alle posizioni, cioè agli ordini aperti o pendenti, e utilizzandole nelle strategie ci permettono ad esempio di sapere quante posizioni abbiamo aperte in quel momento sul conto di trading. Passiamo ora alle ultime tre tipologie di variabili che sono Trade Event, On Candle e On Tick. Queste variabili sono direttamente collegate agli Star Point che infatti riportano lo stesso nome. Cliccando su queste variabili si aprono dei menu dai quali possiamo avere tantissime informazioni e che vedremo meglio più avanti nel corso. Comunque da Trade Event posso avere informazioni relativamente agli ordini aperti e chiusi nel passato. In On Candle posso reperire informazioni in merito alle candele, quindi ad esempio i volumi o i prezzi di apertura e chiusura, mentre con On Tick posso avere informazioni relativamente all'ultimo prezzo bid o ask registrato, i volumi o al tempo. Come ultima cosa torniamo nella toolbar e vediamo l'ultimo pulsante che c'è rimasto da analizzare, che è Create New Variable Group. Cliccando sul pulsante si apre una finestra dove posso inserire il nome di un nuovo gruppo di variabili. Quindi inserendo il nome e cliccando su Save vedo nella colonna a sinistra che si è aggiunto una riga in basso con lo stesso nome che ho inserito e mi rappresenta appunto un gruppo di variabili. Io quindi posso creare delle variabili e assegnarle a questo gruppo. Questo mi permette di creare strategie più chiare e ben organizzate. Ottimo ragazzi, con questo video abbiamo concluso la spiegazione delle basi della Visual GForex. Ovviamente su questa piattaforma c'è ancora molto altro da dire e lo vedremo nei prossimi video quando finalmente cominceremo a sviluppare un trading system. Per il momento terminiamo qua. Ovviamente, come sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like qui sotto per supportarci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. Io con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!